Visitare in un solo giorno una capitale europea grande e complessa come Varsavia può essere un'esperienza impegnativa, ma comunque fattibile. Noi infatti, nonostante il poco tempo a disposizione, siamo riusciti a girarla a piedi e ad apprezzare le sue principali bellezze storiche, culturali e architettoniche. Arrivati da Lublino in tarda serata, abbiamo deciso di prendere un appartamento vicino a Novi Sviat, una delle principali vie della capitale polacca e punto strategico per cominciare l'esplorazione della città. Sto aspettando che Diana finisca di prepararsi e finalmente possiamo andare a visitare Varsavia. Adesso, dopo una bella e abbondante colazione, abbiamo iniziato a incamminarci verso il Palazzo della Cultura e della Scienza. Anche senza guardare la mappa sono sicuro che non dovremmo perdercelo perché dovrebbe essere bello grande. Dopo meno di 15 minuti a piedi raggiungiamo infatti uno degli edifici più iconici di Varsavia. Il Palazzo della Cultura e della Scienza rappresentava infatti il simbolo della ricostruzione post-bellica sotto l'influenza sovietica. Diciamo che il palazzo è stato quasi pensato come un regalo al popolo polacco da parte di Stalin. Nonostante gli investimenti come questo, quel periodo fu però anche segnato da censura e repressione politica. E negli anni '80 crisi economiche e proteste operaie guidate da Solidarnosc portarono definitivamente alla fine del regime comunista. Con i suoi 237 metri d'altezza, il palazzo è stato per anni l'edificio più alto di Varsavia e uno dei più alti in Europa. Per questo, la sua attrazione principale, oltre a musei e spazi per eventi culturali, è la terrazza panoramica, da cui si gode di una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. Un sacco di luce. Quello è il centro storico. Nonostante la sua storia controversa, il Palazzo della Cultura e della Scienza è diventato nel tempo un simbolo della trasformazione di Varsavia in una città dinamica e cosmopolita. Infatti di notte è spesso illuminato con colori diversi, a seconda di eventi speciali o commemorazioni. A poche decine di metri di distanza sorgeva invece il ghetto di Varsavia, dove i nazisti decisero di confinare circa 500.000 di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Dal 1942 gran parte di loro fu deportata nei campi di sterminio e nel 1943 i rimanenti insorsero nella rivolta del ghetto, resistendo per un mese. Dopo la repressione i nazisti decisero di raderlo al suolo e oggi non è rimasto quasi nulla del quartiere preesistente. Per chi avesse il tempo di approfondire la storia del ghetto è consigliata una visita al Polin, il museo della storia degli ebrei polacchi. Il nostro giro invece prosegue verso il centro. Dopo aver bevuto un caffettino freddo, adesso siamo entrati nei giardini sassoni che rappresentano i giardini più antichi di Varsavia. È uno dei giardini pubblici aperti più antichi della storia, infatti è del 1712. Al suo interno si trovano molte fontane, sculture barocche e un tempo pure il bellissimo Palazzo dei Sassoni, andato sfortunatamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra i resti delle sue arcate fu infatti realizzato un altro monumento significativo. Nei giardini sassoni abbiamo visto anche la tomba del milite ignoto. È passato questa, adesso finalmente siamo arrivati nella strada reale che conduce fino al centro storico. Percorrendo la strada reale arriviamo al palazzo di Radzivil, che è il palazzo dove si trova il Presidente della Repubblica. Questo è il palazzo più grande di Varsavia ed è stato lungo i secoli residenza di diverse famiglie aristocratiche. La strada reale è la strada più importante di Varsavia perché collega il centro storico, il castello, con il sud della città e con il parco Lasinski. È circondata su tutti i lati da bellissimi palazzi storici. Questa passeggiata è infatti nota per l'eleganza dei suoi edifici barocchi, neoclassici e rinascimentali. Lungo il percorso si incontrano importanti chiese, musei, gallerie d'arte e ambasciate. Originariamente questo percorso era riservato alla nobiltà e ai monarchi, mentre oggi rappresenta una delle mete turistiche più affascinanti della città. Nel punto d'incontro tra la strada e la piazza del castello è possibile percorrere i 150 gradini che conducono alla terrazza del campanile della chiesa di Sant'Anna ed ammirare il panorama. Siamo in Piazza del Castello, la piazza principale della città. Presenta una forma triangolare e prende il nome dalla presenza del Castello Reale, l'ex residenza ufficiale dei monarchi polacchi. Questo edificio fu completamente raso al suolo dai nazisti e ricostruito durante il dopoguerra, come gran parte del centro storico. Al centro della piazza si trova invece la colonna di Sigismondo, uno dei monumenti più famosi di Varsavia, che commemora Sigismondo III che trasferì la capitale polacca da Cracovia a Varsavia nel 1596. Onestamente sono venuto qui senza molte aspettative, ma Varsavia ha un centro storico conservato benissimo e specialmente questa piazza è spettacolare.
Allora, qui c'è anche un info point, quindi adesso vorrei andare a prendere qualche informazione, una mappa, quindi vi consiglio di fare lo stesso. Siamo andati all'info point e infatti è stata una grandissima idea perché ci sono un sacco di brochure gratis, cioè ti danno la mappa, quindi puoi avere tante informazioni utili. Ricapitoliamo, dal nostro appartamento siamo andati alla torre, poi abbiamo visitato il ghetto, poi siamo andati ai Giardini Sassoni, poi abbiamo iniziato la strada reale, il palazzo presidenziale e adesso siamo arrivati nel centro storico. Il centro storico di Varsavia è un gioiello architettonico e culturale, con un fascino particolare che mescola il passato con una rinascita storica. Nonostante le gravi distruzioni subite durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato infatti ricostruito meticolosamente, tanto da essere dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Uno degli esempi di questi rifacimenti è la Basilica di San Giovanni Battista, che possiede un alto valore simbolico, visto che ospita le spoglie di personaggi illustri del paese. Camminando ancora un po' raggiungiamo quello che per secoli è stato il fulcro della vita cittadina. Finalmente siamo arrivati alla piazza del mercato, che è la piazza centrale del centro storico, dove ho letto da qualche parte che ci dovrebbe essere una sirena. Quindi vediamo un po' dove si trova la sirena, penso che sia proprio lì al centro. La Sirenetta di Varsavia è divenuto un po' il simbolo della città ed è incorniciata da uno spazio pittoresco delimitato da edifici colorati e vivaci che ospitano caffè e ristoranti all'aperto. Le stradine acciottolate che circondano la piazza sono costellate di piccole botteghe artigianali che vendono oggetti fatti a mano come gioielli, ceramiche e tessuti locali. Questi negozi conservano l'antico spirito di commercianti artisti che un tempo affollavano la città e oggi rappresentano una finestra sulla cultura polacca. Il centro storico è circondato da fossati e mura medievali, anche se in parte restaurate. Molto significativa la Barbacane, una struttura difensiva collegata alle mura cittadine, costituendo uno degli elementi più suggestivi del paesaggio urbano. Proprio al suo esterno ci siamo fermati a pranzare in uno dei tanti ristoranti di cucina polacca. Cucina che comunque avevamo già avuto modo di assaporare al matrimonio di amici che ci ha condotto qui in Polonia. Scendendo dietro il castello reale si possono invece attraversare i suoi bellissimi giardini, disposti su 2 livelli e aperti gratuitamente al pubblico. Da qui si raggiunge facilmente la sponda occidentale del fiume Vistola, il più lungo di tutta la Polonia. Adesso stiamo attraversando il ponte Dabrowski per andare dall'altra parte del fiume, così finalmente possiamo raggiungere il quartiere Praga. A differenza del centro storico, il quartiere Praga non è mai stato riqualificato nel periodo comunista e quindi è vissuto per molti anni in uno stato di totale abbandono. A contribuire alla riqualificazione del quartiere è stata anche la realizzazione dello stadio di Varsavia, che si può proprio vedere qui nel lato a sud del ponte. Oltre allo stadio, qui si trova lo Zoo di Varsavia, che fu fondato nel 1928 e ospita oggi oltre 3.500 animali di diverse specie. Vicino al suo ingresso è impossibile non notare le 2 enormi guglie della cattedrale di San Michele Arcangelo e San Floriano, una delle chiese più imponenti della città. In queste strade si può ancora percepire l'atmosfera del passato, lontano dai luoghi turistici più noti. È una zona dove l'arte di strada, la cultura contemporanea e la storia si intrecciano, offrendo un'esperienza diversa e autentica di Varsavia. Il quartiere è stato creato abbattendo una foresta che è stata rasa al suolo, bruciata, e da qui il nome Praga, che non ha niente a che vedere con la capitale della Repubblica Ceca, semplicemente connessa con una parola che voleva dire bruciato. Durante il periodo nazista questo quartiere non è stato distrutto perché non era significativo come il centro storico di Varsavia. Per questa ragione i comunisti non hanno mai pensato di ristrutturarlo e quindi è rimasto in uno stato di degrado fino ad oggi. Però al tempo stesso anche i comunisti hanno creato un altro regime oppressivo. Ad esempio, furono fortemente limitate le libertà religiose in pubblico e numerosi sacerdoti cattolici furono arrestati e imprigionati. E quindi non è raro vedere all'interno di queste piccole stradine delle piccole nicchie con delle madonne o comunque dei santi, perché quelli erano gli unici posti dove le persone potevano andare a pregare. Oggi invece il quartiere sta rinascendo grazie alla street art. Il processo di gentrificazione è iniziato qualcosa come 15-20 anni fa, soprattutto dopo il 2002, quando il regista Roman Polanski
ha deciso di ambientare il film Il pianista in questo quartiere. Oggi si può trovare uno stranissimo mix di case popolari mescolate a abitazioni semidistrutte, edifici moderni, fabbriche riqualificate, cioè come se fosse un piccolo riassunto della storia di Varsavia. Tra le cose da vedere in quest'area, le aree industriali riqualificate, come la Soo Factory e il centro Koneser, dove si trova il museo della vodka. Noi qui troviamo una mappa delle opere di street art e decidiamo di fare un giro per vederne il più possibile. Per rivivere e approfondire la storia del quartiere e della sua comunità, invece è possibile visitare il Museo Praga, che però rimane chiuso il lunedì. Quando le luci del tramonto cominciano a tingere d'arancio la cattedrale ortodossa di Santa Maria Maddalena e le nuvole sopra la Vistola, capiamo che è arrivato il momento di rincamminarci verso il nostro alloggio, e questo ci dà l'opportunità di ripercorrere il centro storico sotto una luce più romantica. La mattina seguente ci rechiamo al Parco Lasienki, che avremmo potuto visitare facilmente anche il giorno prima, se solo ci fossimo svegliati un po' più presto. Si trova infatti a soli 15-20 minuti di autobus dal centro, ma il suo verde è comunque in grado di farti dimenticare di essere dentro una grande città. Anche se c'è un brutto vento, abbiamo deciso di venire a visitare il Parco Lasienki, quindi faremo un giro veloce prima di andare all'aeroporto di tutti i monumenti principali. Questo è il monumento dedicato a Chopin. Chopin è nato a 50 km da Varsavia, però da bambino si è trasferito immediatamente qui. È considerato unanimemente il più grande compositore polacco. A lui è stata dedicata questa statua, che è stata distrutta con la dinamite dai nazisti e poi restaurata negli anni 50. Ogni domenica durante il periodo estivo si tengono alcuni concerti qui, di solito uno a mezzogiorno e uno alle 4 del pomeriggio. Infatti qui ci sono tutte queste panchine dove la gente può assistere ai concerti. Sfortunatamente per noi è martedì, quindi non abbiamo l'opportunità di assistere allo spettacolo. Adesso stiamo andando al Palazzo Belvedere, che fino al 1995 è stata la residenza del Presidente della Repubblica. Sfortunatamente, essendo un edificio amministrativo, non è possibile visitarlo e quindi neanche vederlo da vicino, però l'abbiamo intravisto in mezzo a questo bosco. Questa era la vista un tempo, quando il palazzo non era ancora recintato e circondato. Qui era tutto aperto e qui c'era questo piccolo tempietto. Creato come giardino reale nel XVII secolo, il parco è un esempio straordinario di architettura paesaggistica e combina elementi naturali come specchi d'acqua e isole artificiali con pregevoli edifici in stile neoclassico. Ok, proprio quando abbiamo deciso di visitare il parco ha deciso di piovere. Il palazzo nell'isola è questo edificio neoclassico che possiamo vedere qui, inizialmente concepito come barocco e poi trasformato in neoclassico. Questa era la residenza estiva di re Stanislao II, che ospitava cerimonie e banchetti di corte in un'atmosfera rilassante tra statue e fontane. I suoi ospiti soggiornavano dentro il palazzo Myslevicki, un bellissimo esempio di armonia e simmetria dello stile neoclassico. L'edificio accanto alla Wielka Officina invece ospitò la servitù e poi una scuola per cadetti. Oggi invece è uno spazio dedicato a mostre di livello internazionale. Il Parco Lasienki non è solo un capolavoro architettonico, ma anche un vero e proprio paradiso naturale. Il giardino è infatti ricco di alberi secolari, prati e fiori ben curati. Dopo aver passato il giardino cinese e la dimora bianca, raggiungiamo la vecchia aranciera, che in passato aveva il compito di ospitare gli aranci ed altre piante esotiche durante i rigidi periodi invernali. L'ultimo edificio che incrociamo prima di andare via è il Castello Jadowski, oggi adibito a museo di arte contemporanea. Ovviamente, avendo più tempo a disposizione, ci sarebbero altri luoghi che varrebbe la pena visitare, come il Palazzo di Wilanów, che però si trova molto più distante dal centro. In ogni caso, in poche ore siamo riusciti un po' a comprendere meglio lo spirito di questa città e cosa la renda speciale. Nata dalle ceneri della guerra, Varsavia è oggi un simbolo di rinascita, una Fenice moderna che ancora trasforma le proprie cicatrici in bellezza. Le strade e gli edifici fedelmente restaurati non solo ricordano il passato, ma simboleggiano la determinazione di un popolo che ha scelto di non dimenticare. Varsavia ci insegna che anche nei momenti più bui l'anima di una città non può essere distrutta. Allora, dobbiamo andare a vedere il palazzo della cultura e della scienza Madiana. Aveva bisogno di scarpe in questo momento perché non se ne portate scarpe comode e quindi questo è il mio destino.
Finalmente ha trovato le scarpe comode, però vi prego, qualcuno mi salvi da questa tortura perché non se ne può più.